Oggi siamo in un posto incantevole su una bellissima imbarcazione e se avete voglia di salire a bordo con noi di The Boat Show vi mostriamo il Golfo del Tigullio e l'Invictus GT 320S. In pochi anni questo marchio è diventato un'icona di stile ed eleganza nella propria categoria. La lettera S distingue tutti i modelli di Invictus con motori fuoribordo. Su questo esemplare hanno installato due Yamaha da 300 cavalli, ma le caratteristiche di costruzione e il certificato di omologazione permettono di montare due unità da 450 cavalli. Siamo al limite dei 10 metri di lunghezza e il vaglio massimo è di 3 metri e 3 centimetri. Abbiamo superfici e volumi ideali per stare bene a bordo, anche perché la larghezza dello scafo si riduce solo nelle sezioni prodiere, oltre la tuga. Non è leggera perché non lesinano materiale per costruirla e perché hanno voluto allestirla in modo completo e, come al solito, molto curato. Il dislocamento a vuoto è di 5,7 tonnellate. La firma sul progetto è di Christian Grande e il cosiddetto family feeling, con gli altri modelli Invictus, è totale. I fianchi sono un elemento stilistico importante. Osserviamo la modellatura, il colore e le finestrature che la rendono unica. Però, come tutti gli oggetti pregiati, richiede un po' di attenzione. Al suo fortunato possessore è data la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di varietà cromatiche, per la carena, le murate e per altri fregi ancora. Il T-top di carbonio completa la funzionalità della coperta e aggiunge un tocco di classe e sportività. È leggero per non influire troppo sul baricentro. A prua il prendisole sfrutta tutto lo spazio disponibile, da una falchetta a quella opposta, e su tutto il perimetro troviamo il tientibene di sezione ovale. Per ridurre il vento sui posti di pilotaggio, al parabrezza hanno dato questa forma. L'estetica di questo brand è pari a quella dei più blasonati yacht. Per concedere un'adeguata altezza ai locali sotto coperta, il ponte si articola su più livelli, raccordati da gradini. Al riparo del parabrezza ci sono due poltrone, inframmezzate da una console polifunzionale. Osservate i dettagli per apprezzare il livello di questo modello. Se siete abituati a dimore e ad auto lussuose, qui percepite le stesse sensazioni, ma in un ambiente marino. Anche lo spazio è una forma di lusso e in questo pozzetto vi sentite comodi e liberi di muovervi tra la cucina, i divani, il tavolo e le murate, una delle quali provvista di porta d'imbarco. A bordo si sta davvero bene perché hanno curato molto l'ergonomia, sedute larghe, comode anche per sdraiarsi, superfici raccordate con curve dolci e sotto il mobile cucina c'è persino un incavo per non urtare con le dita dei piedi. Gli schienali sottili con strutture di supporto al loro interno occupano pochissimo spazio. In Italia, ma anche in altre zone del mondo, si ormeggia di poppa e la piattaforma è comoda anche per questa necessità. E poi è ben organizzata, con gli impianti di collegamento dei motori nascosti. Sotto coperta si notano le esperienze tecniche del cantiere e il gusto del designer. Insieme hanno realizzato ambienti che, sebbene confinati nei limiti di grandezza di questa barca, sono molto piacevoli da abitare. La cabina armatoriale è stata collocata a centro barca perché su un 10 metri avere il letto in basso e in prossimità del baricentro permette di riposare meglio. Il materasso è inserito tra due file di contenitori. Forse avrei preferito averli imbottiti. Nel bagno la doccia è aperta su tutto il vano. Verso prua c'è un altro locale dove ritirarsi al riparo dal sole. È un ambiente rilassante con un lungo divano e un capiente mobile. È raro trovare tutti questi spazi contenitivi su barche di questa taglia. In plancia due display, come al solito. In più però qui abbiamo due console laterali, una per le manette e l'altra per gli altri controlli.
davvero comode. Due motori Yamaha da 300 cavalli ci portano in navigazione nel Golfo del Tiguglio a bordo dell'Invictus GT 320S. Un bel rombo in partenza, una bella sgasata per portarla subito in assetto e poi togliamo un po' di gas e ci godiamo una navigazione a lento moto. 12 nodi e siamo in planata, vento fresco, circa 15 nodi, onda di altezza 50 cm. La affrontiamo con il mascone di dritta. Se la vedete leggermente incabrata, considerate che non ho utilizzato i flap, io li considero un freno e preferisco sentire l'imbarcazione così com'è. I flap semmai verranno impiegati in condizioni di mare mosso per correggere l'assetto quando si va verso le onde o se abbiamo vento e mare al traverso. Proseguiamo senza. Abbiamo la versione più recente di questi fuoribordo Yamaha da 300 cavalli con la timoneria incorporata all'interno del fuoribordo. E che timoneria! Magnifico, piacevole il controllo. In piedi si sente l'aria fresca che arriva sulla parte superiore del capo. Se ci si abbassa un po' si è più protetti, ma la posizione che preferisco è questa, un po' più aggressiva su queste onde. Nel frattempo siamo a 25 nodi con un consumo di carburante di circa 89 litri ora complessivo. Equivale a dire che stiamo percorrendo 3,4 miglia con un litro. Siamo in linea con le prestazioni delle imbarcazioni che hanno questa dimensione e soprattutto questo dislocamento. Eh sì, perché non dobbiamo dimenticarci che stiamo navigando non con un motoscafo, ma con uno yacht. E con questo termine intendo dire che questa imbarcazione è completa di tutto ciò che serve per farci stare bene a bordo, per farci navigare anche in crociera, magari restando fuori per più giorni e pernottando anche a bordo. Quindi avendo con sé tutte quelle cose che sono utili per una vita completa in barca. Tenete conto che a quel punto, considerato il dislocamento dell'unità, i pesi che porterete influiranno ben poco sulle prestazioni. You never heard of me. Su queste onde inevitabilmente la barca beccheggia, ma è assolutamente dolce, morbida. E siamo a 36 nodi. Allora adesso chiaramente con un regime più alto i consumi sono aumentati, 4,6 litri per miglio. Sentite l'intensità del vento? Tuttavia i fianchi sono stati modellati in modo da non risultare soltanto belli esteticamente, ma anche per allontanare bene gli spruzzi e infatti, nonostante abbia virato sotto vento e sotto l'onda, non è arrivato nessuno schizzo in coperta. Normale direte voi? No, non è sempre così. Mare in poppa, giù la manetta e alziamo il trema, andiamo per la massima prestazione. Alla scia per vedere se abbiamo dato troppo trim, perché la barca lo vuole e mi piace se alzo un po' più la prua. Non male, siamo a 40 nodi, li abbiamo superati, 4,8 litri per miglio. Nodi e 7. Invictus GT 320S non è solo una barca di gran classe, con questa motorizzazione abbiamo superato i 40 nodi e con maggiore potenza sarà ancora più veloce, quindi direi che è anche sportiva. Insomma, mi pare che abbia proprio tutto.
you in time.